Bentornati su Turkey News Magazine. Oggi vi portiamo dentro la bufera che ha investito Hazal Suba ed Erkan Merik, una delle coppie più amate e discusse della Turchia, proprio mentre il calendario voltava pagina e i fuochi d'artificio coloravano il cielo della notte di Capodanno. Allo scoccare della mezzanotte, quando i brindisi si confondevano con i desideri e la musica copriva le parole sussurrate, il mondo del gossip ha iniziato a mormorare. Si dice che Erkan abbia fatto la grande domanda a Hazal, in un momento romantico e scintillante, tra coriandoli e calici di champagne. Testate e profili social hanno subito dipinto la scena come una fiaba moderna, un anello che brilla sotto le luci del Bosforo, uno sguardo colmo di emozione, una promessa di sempre. Ma, come spesso accade con le storie più appetitose, la realtà ha preso una piega inattesa non appena le luci della festa si sono spente e il giorno dopo ha bussato alla porta con il suo carico di telecamere e microfoni. Nei giorni successivi, quando la stampa ha intercettato Hazal fuori da un set e più tardi all'uscita di un locale elegante di Nianta, l'aria ha tremato. Ci si aspettava un sorriso complice, un vedremo, magari una risatina che confermasse, senza davvero dirlo, ciò che tutti già volevano credere. Invece, la risposta di Hazal è stata ruvida, tesa, segnata da un'esasperazione che ha spiazzato anche i giornalisti più abituati alla pressione delle star. Lei ha alzato la voce, chiedendo spazio, difendendo il proprio tempo e quello della persona che ama, lasciando intendere di essere stanca dell'invasione costante nella sua vita. Non c'erano filtri, non c'erano compromessi, c'era solo una donna che reclamava la sua normalità nel mezzo di un frastuono mediatico. Bastano pochi secondi, si sa, per infiammare la rete, e quella clip, rilanciata senza sosta, è diventata una miccia che ha acceso discussioni infinite. Da quel momento i commenti sono esplosi, c'è chi ha visto nella reazione di Hazal un sacrosanto atto di difesa, una linea rossa tracciata davanti all'ennesima curiosità che si spingeva troppo oltre. C'è chi, invece, ha letto in quelle parole segni di nervosismo, di qualcosa da nascondere, forse proprio quel sì sussurrato a mezzanotte che lei, per ora, non vuole condividere con nessuno. E come accade in ogni giallo del cuore, il dettaglio che fa la differenza è sempre il più piccolo, il più sfuggente. Ed è qui che il mistero dell'anello ha preso forma. Gli occhi degli appassionati, quelli dei fan e dei detective da tastiera, si sono posati su una mano, quella sinistra, fotografata e filmata in fretta e furia, spesso intravista, raramente mostrata, quasi sempre nascosta dietro una tasca, una sciarpa, una tazza di caffè. In alcuni video, Hazal sembra cambiare presa alla borsa per schermarsi, in altri, saluta con la destra e infila la sinistra nel cappotto. In certi scatti, la mano scompare dietro il cellulare, come se volesse sottrarre qualcosa alla curiosità del mondo. È bastato questo per far nascere un vortice di ipotesi, c'è un anello che lei non vuole rivelare? Oppure il gioco dei movimenti è solo un caso, un riflesso di disagio di fronte a un pressing esagerato? Alcuni sostengono che il gesto sia deliberato, un piccolo atto di regia per tenere la storia al riparo, un modo per proteggere il loro momento finché non saranno pronti a raccontarlo, altri vedono nel silenzio un segnale di tensione, una crepa che i flash amplificano senza pietà. E poi c'è lui, Erkan. Il suo nome, in queste ore, è accompagnato da una calma che conosciamo bene. L'immagine di un uomo che non ama gli eccessi, che preferisce parlare quando serve, che sceglie la misura anche quando i riflettori abbagliano. Il suo silenzio è stato totale, una linea netta rispetto al chiacchiericcio che si gonfia e sgonfia a ogni refresh. Non un sì, non un no, niente conferme, nessuna smentita. Chi li conosce lascia intendere che avesse programmato qualcosa di speciale per la notte di San Silvestro, una serata curata nei dettagli, forse una cena in un attico con vista, forse un rifugio lontano dai rumori, con le luci di Istanbul a disegnare un panorama che fa battere più forte il cuore. Ma se quella cornice abbia accolto anche una proposta ufficiale, se davvero l'anello sia passato di mano, su questo la nebbia resta fitta. C'è una cosa, però, che appare chiara. La coppia sembra determinata a riportare il baricentro della loro storia dentro confini più intimi. Chi li ha seguiti nel tempo lo nota facilmente. Negli ultimi mesi, Hazal ed Erkan hanno scelto spesso di arrivare e andare via separati dagli eventi. Non è una frattura,
E potrebbe non essere nemmeno un messaggio, è una strategia. Dividere i percorsi, anche solo per pochi metri e pochi minuti, significa diluire l'attenzione, evitare l'effetto calamita che li mette al centro, insieme, come se la loro unione fosse un palcoscenico permanente. È un modo per prendere respiro, per accompagnare gli impegni di lavoro con un equilibrio che li protegga, per non trasformare ogni porta aperta in un interrogatorio. Sul fronte social, poi, il silenzio di Azal ha fatto ancora più rumore. Nessun post di auguri per l'anno nuovo, nessuna foto di brindisi, nessuna frase di quelle che di solito popolano i feed in queste giornate. Chi la segue ha notato l'assenza e l'ha interpretata, c'è chi l'ha letta come una pausa necessaria, un gesto di cura per sé e per la coppia, c'è chi ha immaginato un patto tra loro due, una promessa di riservatezza, c'è anche chi, proprio perché è abituato a un certo ritmo di condivisione, si è domandato se stia succedendo qualcosa di delicato. Eppure, guardando il quadro dall'alto, si intravede un filo che unisce questi gesti, la scelta di una rotta più matura, più consapevole, meno esposta. Il significato profondo di ciò che stiamo vedendo potrebbe stare proprio qui. Al di là del chiacchiericcio, dei frame rallentati, dei crop sulle mani, c'è una coppia che sembra orientata alla stabilità, alla protezione del proprio legame, a una narrazione meno rumorosa. Azal reagisce quando la misura si supera, Erkan tace quando parlare servirebbe solo ad alimentare un fuoco già acceso. Non cercano l'approvazione, non inseguono l'applauso, non inseguono la scena. Cercano, piuttosto, di salvaguardare ciò che li riguarda davvero. È una postura che sorprende chi si aspetta il racconto continuo e compiaciuto, ma che, allo stesso tempo, affascina chi crede che l'amore, quando è vero, non abbia bisogno di platee. E i fan? Loro restano lì, sospesi, con il fiato corto e il cuore in ascolto. C'è chi aspetta un annuncio con i palloncini a forma di cuore, chi sogna una foto in bianco e nero con l'anello in primo piano, chi pensa che la magia della mezzanotte meriti di essere raccontata con un dettaglio in più. C'è anche chi, più paziente, preferisce la sorpresa, quando vorranno, se vorranno, arriverà tutto, e sarà ancora più dolce proprio perché tenuto al riparo fino all'ultimo. La domanda che vibra nell'aria è semplice e potentissima: sta arrivando una proposta? Oppure c'è già stata e loro la stanno custodendo? O magari non ce n'è affatto bisogno, perché il loro equilibrio parla più forte di qualunque gesto plateale. In qualunque ipotesi ci si ritrovi, una cosa emerge nitida: Azal ed Erkan stanno mettendo il loro sentimento davanti a tutto, davanti ai riflettori, davanti ai sussurri, davanti ai titoli a caratteri cubitali. C'è chi giura di averli visti separarsi davanti ai fotografi solo per ritrovarsi, poco dopo, lontano dai flash, con una risata leggera e un tocco che dice più di 1000 parole. C'è chi ricorda come, già in passato, abbiano preferito raccontarsi attraverso il lavoro, con interpretazioni intense che lasciavano intravedere complicità anche fuori dal set. E c'è quel dettaglio che torna, testardo, la mano sinistra. In uno dei video più discussi, Azal tiene una tazza calda all'uscita di un ristorante. Si vede il vapore, si vede la strada bagnata dalla pioggia, si sente la voce di chi fa domande insistenti. Lei ringrazia per gli auguri, sorride appena, poi ruota il polso, cambia presa, e la mano si allontana dall'inquadratura. Un gesto minuscolo, letto come un segnale enorme. Un gesto che, però, potrebbe essere solo ciò che appare: una ragazza che prova a scaldarsi le dita in una notte fredda, tenendo per sé un po' di intimità. Sullo sfondo, le fonti che dicono e non dicono. C'è chi parla di una cena preparata da Erkan con cura quasi artigianale, di note musicali scelte per loro, di una finestra aperta sulle luci della città, di un brindisi a due in cui le parole sono arrivate senza bisogno di regia. Qualcuno aggiunge un dettaglio in più: un istante in cui il tempo si è fermato. Ma nessuno, davvero nessuno, è pronto a mettere la mano sul fuoco. E forse è giusto così. Forse quello che vive nel confine tra ipotesi e desiderio merita di restare sospeso ancora un po', per avere il tempo di diventare storia quando loro lo vorranno. Intanto, il modo in cui si muovono provoca domande e insegna qualcosa. Entrare separati a una premiere non vuol dire camminare distanti.
Uscire a pochi minuti di distanza non dice nulla su come ci si tiene per mano quando il portone si chiude. Tacere sui social non significa spegnere i sentimenti, spesso, anzi, è il contrario. È un invito a prendere sul serio ciò che conta, a tenerlo lontano dalla giostra dei commenti, a proteggerlo mentre cresce. Azal ed Erkan, oggi, ci mostrano un'alternativa alla narrazione costante, una risposta diversa alla pressione di chi chiede, chiede, chiede. E non è un caso se anche la loro cerchia sembra rispettare questa linea, con poche parole, con pochissimi retroscena, con una cura rara. Cosa succederà adesso? Forse un'apparizione improvvisa con un dettaglio che non lascia spazio ai dubbi. Forse un ritorno discreto alla normalità, con il lavoro in primo piano e il privato tenuto al sicuro. Forse un post a sorpresa, una foto che parla da sola. O, magari, nulla di tutto questo, magari la scelta sarà quella di continuare a vivere come vogliono, senza spiegare, senza tradurre. In ogni caso, noi di Turkey News Magazine resteremo qui, con gli occhi attenti e il cuore pronto, per raccontarvi tutto ciò che è giusto e rispettoso raccontare. E adesso tocca a voi. Pensate che i personaggi pubblici debbano tenere le loro relazioni lontane dai riflettori, o ritenete che l'attenzione mediatica sia inevitabile, parte del gioco, prezzo di un amore che nasce e cresce alla luce del giorno? Vi invitiamo a scriverci il vostro punto di vista, a condividere la vostra lettura dei gesti di Azal e dei silenzi di Erkan, a dirci cosa vi aspettate, cosa sognate, cosa vi fa battere il cuore quando immaginate il loro futuro. E se questo aggiornamento vi è piaciuto, se vi ha fatto compagnia, se vi ha dato qualcosa su cui fantasticare, non dimenticate di mettere like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna delle nostre storie dietro le quinte. Per chi desidera sostenere in modo speciale il nostro lavoro, c'è il pulsante Unisciti. Con il vostro aiuto, potremo continuare a portarvi contenuti curati, approfonditi, rispettosi, con la passione di sempre. La storia di Azal Suba ed Erkan Merik è ancora tutta da scrivere, e noi saremo qui, pronti a seguirne ogni sfumatura, a coglierne i silenzi e le promesse, a raccontarvi l'amore che resiste, anche quando gli occhi del mondo provano a entrare dove non dovrebbero. Finché ci sarà un dettaglio da osservare, un sussurro da decifrare, un sorriso che nasce prima delle parole, Turkey News Magazine sarà al vostro fianco. Aspettiamo insieme il prossimo capitolo, senza fretta, senza rumore, con la curiosità di chi sa che certe verità arrivano piano, e quando arrivano fanno meno clamore, ma restano più a lungo. Forse vedremo un anello spuntare in una foto rubata a un tramonto, forse troveremo una dedica tra le righe di una didascalia. Forse tutto resterà com'è, e andrà bene lo stesso. In ogni caso, ricordiamoci che i battiti più importanti non hanno bisogno di cronaca. A volte basta una mano che sfiora un'altra mano, anche quando le telecamere non la vedono. Ed è proprio in quel punto, a metà tra il visibile e l'invisibile, che la loro storia continua. E noi, con il rispetto di chi ama davvero le storie, continueremo a raccontarla, un respiro alla volta, un frammento alla volta, lasciando che siano loro a decidere il ritmo. Noi ci saremo, pronti a tornare con ogni nuovo indizio, con ogni nuova luce accesa sul loro cammino. Restate con noi, restate con Turkey News Magazine. La mezzanotte è passata, ma certe magie sanno ripetersi, ogni volta che il cuore chiama per nome chi ama.